Benvenuto, a lei la parola, Grazie. prego. Buongiorno. Buongiorno, mi fa molto piacere essere stato invitato per due ragioni. Una perché questo posto è davvero molto bello e la seconda è perché è un incontro con relatori veramente importanti e contenuti altrettanto importanti. Io vi darò la testimonianza di quello che facciamo nella nostra azienda, alla Ferrero, nel modo, spero, più semplice ed efficace possibile, e farei soltanto una premessa che oggi noi abbiamo un rapporto di responsabilità sociale, ma il modo con cui cercherò di spiegare un attimo l'azienda è quello legato a com'è l'azienda in generale, perché la responsabilità sociale credo che da noi sia sempre stata vissuta come un modo di fare impresa, prima ancora che come una sorta di accessorio da comunicare. Quindi proverò a dirlo partendo dalla prima slide, che è il titolo, ed è un titolo che potrebbe sembrare contraddittorio, cioè condividere il valore che un'azienda crea, rende questa azienda più forte. Normalmente condividere non dà la sensazione di accumulare e quindi potrebbe sembrare contraddittorio. Vediamo se riesco a dimostrare come. Certamente Ferrero nasce come pasticceria nel 1946, un'azienda quindi con una vocazione artigianale che parte dal prodotto e in quasi 70 anni raggiunge la quarta posizione mondiale come gruppo nel confectionery, con competitor, come credo tutti sappiate, di grandi multinazionali con un enorme potere finanziario. Occupa 30.000 dipendenti, più di 30.000 dipendenti, è presente in 97 paesi con 20 stabilimenti. Quali sono le ragioni di questo successo? Cioè la domanda che credo sia interessante analizzare è: com'è possibile una storia di così tanto successo, una storia che peraltro continua ad essere di successo, con una crescita che anche negli ultimi anni è stata positiva e credo lo sarà anche nei prossimi anni, perché come si vede noi abbiamo avuto un grande sviluppo in Europa, che è uno dei mercati oggi più in difficoltà, mentre abbiamo enormi opportunità ancora di sviluppo in aree che hanno un'economia più brillante di quella europea. La domanda è quindi: cosa ha inciso per far sì che Ferrero avesse questa storia di successo? Qual è la nostra storia? Ho provato ad andare a una cosa che è scritta all'interno della nostra fondazione e sono 3 parole molto importanti che io penso oggi sono state scritte nella fondazione perché erano nella mente e credo anche nel cuore del suo fondatore e sono rimaste un imperativo forte per tutta la famiglia di imprenditori che ha questa azienda: lavorare, creare, donare. Certo, se facendo azienda si pensa di fare profitti, si mette in piedi un'organizzazione diversa da quella che aveva e che ha Ferrero. Forse diventa inutile avere centinaia di persone che fanno ricerca e credo che se un analista finanziario ci guardasse troverebbe molte cose che potrebbero in termini di pura efficienza essere migliorate. Ma credo che l'azienda abbia sempre cercato invece la via dell'efficacia in ciò che faceva, con la ricerca, con l'innovazione, avendo sempre in mente che il profitto è una conseguenza di quello che si fa e non è invece la cosa a breve termine che bisogna mettere al primo posto. Al primo posto per noi c'è sempre stato un consumatore, che in generale comunque è il pubblico, e vediamo che questo poi non è la solita frase retorica, ma ha delle implicazioni organizzative molto forti. I retailer e i supplier, cioè i fornitori e i clienti, sono i nostri partner con cui stabilire una filiera di lavoro comune, non soltanto di negoziazione. E infine i dipendenti sono davvero considerati una grande, oggi enorme, di 30.000 persone, famiglia.
Quando questi valori sono molto radicati in un'azienda e diventano veramente la cultura stessa dell'azienda, l'azienda finisce per assumere un'anima, una cosa che la caratterizza dalle altre, cosa che certamente non potrebbe assumere se l'obiettivo fosse quello di massimizzare l'utile. Ci sono delle regole, se l'obiettivo è diverso, che richiedono una coerenza. Ne ho citate 3, potrei citarne altre, ma 3 sono importanti. Noi non abbiamo mai comprato quote di mercato. Abbiamo sempre pensato che le quote di mercato si conquistano da soli sul terreno, anche perché molto spesso l'acquisto di quote di mercato è il preludio a sinergie, spesso si chiamano così, che sono molto spesso chiusure di stabilimenti. Attività nella quale forse noi non saremmo campioni, tant'è che non abbiamo mai interrotto la produzione e abbiamo sempre assicurato nei luoghi dove facevamo uno stabilimento una continuità di lavoro che dava sicurezza e progettualità alle famiglie che ci lavoravano. L'altra cosa molto importante è che da sempre l'azienda, oggi può sembrare più facile intuirlo, ma da sempre l'azienda ha ritenuto fondamentale produrre nei luoghi dove vendeva il prodotto, con una regola molto semplice: contribuire alla crescita della ricchezza e all'economia di una regione dove si ritiene di penetrare quei prodotti è indispensabile. C'è un'altra cosa che è bello ricordare. C'è perfino chi dice che senza Ferrero i vini piemontesi non sarebbero la stessa cosa. Vi dico perché. Oggi anche questa è una cosa, si parla spesso di trasporti, di economia dei trasporti, però negli anni 50 pensare che dopo aver fatto la prima grande fabbrica non si dovessero spostare i dipendenti dalle aziende più o meno grandi agricole che avevano nelle langhe e si dovesse organizzare un trasporto quotidiano, naturalmente a spese dell'impresa, che li lasciasse radicati nel territorio perché si riteneva che questo facesse parte di un miglioramento delle persone che lavoravano in azienda, era credo un'intuizione molto forte. Del resto già nel 62 Michele Ferrero organizzò e organizzava degli incontri sul lavoro in impresa ed erano allora davvero attività con una grande lungimiranza. Questo ha fatto sì che i dipendenti, lavorando alla Ferrero, aumentavano il loro reddito, che spesso veniva reinvestito nelle piccole o grandi aziende agricole da cui provenivano, migliorando la qualità del vino e alla fine ottenendo indirettamente anche un beneficio dal punto di vista territoriale. Questa cosa del non sradicare le persone rispetto alle loro radici, al loro territorio, ha trovato una conferma che, se mi permettete, io vorrei condividere con voi in uno dei momenti più drammatici dell'azienda. Tra poco vi farò vedere un filmato che dura poco più di 3 minuti. È del 94. Nel 94, il 6 novembre, quindi a pochi giorni dalla consegna di quello che noi chiamiamo il Natale, cioè del 50% del fatturato della società, quello su cui di fatto l'azienda si gioca l'anno, il profitto, si gioca la presenza sul mercato e tutte le quote. Il 6 novembre del 1994 succedeva una cosa che non poteva essere da nessuno prevista. Se possiamo mandare in onda il filmato, grazie. Buonasera, Piemonte è un'apocalisse, morti sarebbero quasi 100, danni inestimabili. Missione speciale per seguire l'alluvione che ha colpito l'Italia settentrionale. 51 morti, 36 dispersi, 17 feriti, 30 comuni isolati. Un durissimo colpo anche per l'economia italiana. Ci sono delle zone del Piemonte che non abbiamo ancora raggiunto. La zona più colpita è il Piemonte, le immagini più drammatiche sono quelle che ci vengono dall'alto.
ho voluto incontrarmi con voi pochi minuti per ringraziarvi dello sforzo e dell'impegno straordinario con cui sin dal primo momento, spontaneamente e con grande volontà, avete cominciato ad operare per ricostruire il nostro stabilimento di Asti. Grazie. Grazie. È difficile immaginare quello che è successo in 15 giorni per riuscire ad essere su tutti i punti di vendita a Natale, ma 15 giorni dopo le consegne hanno reiniziato e vi assicuro è un esempio straordinario, perché il giorno dopo di questo disastro ambientale imprevedibile tutti i dipendenti si sono spontaneamente presentati muniti di pale, di badili e hanno lavorato incessantemente fino a quando l'azienda non ha potuto riprendere la produzione. Veniamo a 4 punti fondamentali della nostra responsabilità sociale. Sono 4 pilastri dedicati a differenti entità: i prodotti dedicati ai consumatori, la fondazione dedicata ai dipendenti, le imprese sociali dedicate ai paesi o ai popoli meno fortunati, che sono anche una modalità di penetrazione di nuovi mercati che stiamo in qualche modo testando. E infine Kinder Più Sport, dedicato ai ragazzi, che sono nostri importanti clienti e che vogliamo in qualche modo premiare cercando di migliorare lo stile di vita. Li passo velocemente in rassegna perché cerco di trovare anche qua i punti di differenza tra la nostra azienda e credo molte altre. Il primo, ad esempio, che riguarda i prodotti è questo. Oggi sono stati scritti molti testi da questo punto di vista, no? Blue Ocean, ma io ricordo che quando studiavo marketing negli anni '80, il testo che prevaleva era la strategia competitiva di Porter. In realtà Ferrero non ha mai voluto competere, ha sempre ritenuto che qualsiasi guerra commerciale sia distruzione del valore e quindi che siano altre le modalità con cui bisogna cercare una propria supremazia nel mercato. In particolare ha sempre pensato che la creatività e la differenziazione del prodotto sia un attributo essenziale. Se un prodotto non ha capacità differenzianti, allora deve necessariamente scendere in una competizione che molto spesso porta alla perdita di valore, alle battaglie di prezzo, con tutto quello che ne consegue. Naturalmente trovare prodotti differenti è molto difficile, è semplice da dire, però anche questo, ritorno a quello che ho già detto prima, prevede un modo di fare impresa, un modo di fare azienda, un modo di attribuire le risorse nell'azienda differente. La ricerca deve essere privilegiata rispetto all'efficienza e certamente questo è sempre stato il punto di riferimento su cui l'azienda si è impegnata. E ha portato effettivamente a testare a lungo i prodotti da mettere sul mercato, ma ha anche consentito di avere prodotti che dopo 50 anni come Nutella, ma addirittura dopo 58 come Mon Chéri, sono ancora prodotti estremamente attuali che sembrano non ubbidire alle regole del ciclo di vita che di solito si studia in marketing. Il secondo punto importante, come vi dicevo, è la fondazione, cioè la cura per i dipendenti.
Anche quando un dipendente smette di lavorare, rimane legato all'azienda con tutte le attività che la Fondazione mette in piedi. Questa è la sede di Alba, che ovviamente è la sede centrale, ma ci sono sedi di Fondazione Ferrero anche in altre città all'estero, e comunque anche almeno 2 volte all'anno vengono organizzati momenti di incontro con gli ex dipendenti. Ma anche con i dipendenti ancora in servizio, ogni anno è abitudine, e ci sarà come ogni anno il 28 di giugno, quella che chiamiamo Festa degli Anziani, che è davvero un premio alla fedeltà, in cui vengono premiati tutti i dipendenti che hanno più di 25, 30, 35, 40 anni di servizio. Ho visto premiare anche persone che avevano 50 anni di servizio. Non siamo un'azienda che rottama, insomma. E devo dire che questo è perché si trova sempre una collocazione per le persone e per profittare dell'esperienza che hanno maturato all'interno dell'azienda anche negli anni avanzati. Cioè si ritiene veramente che l'esperienza umana sia al centro del lavoro che l'azienda deve e può continuare a fare. E infine un grande rispetto per la famiglia. Vendiamo prodotti per bambini, è naturale che abbiamo per la generazione di bambini molta attenzione. Quindi facciamo asili dove normalmente abbiamo le sedi più importanti e di solito contribuiamo a pagare l'asilo dove non possiamo costruirne uno direttamente. Le imprese sociali sono nuove in Ferrero, sono nate nel 2005 e sono, come dicevo, una modalità anche per penetrare nuovi mercati. Si costruisce una fabbrica, magari non tanto grande, si insegna alle persone locali un mestiere, si dà uno stipendio e si investono i profitti in una scuola per permettere ai più giovani, ai figli, di avere più facilità nell'apprendere poi un lavoro e un sistema economicamente sostenibile. Questo è quello che si fa per iniziare poi a vendere quei prodotti sul territorio locale e a fare amare l'azienda con una modalità che non è molto lontana da quella che in fondo l'azienda ha avuto nella penetrazione dei mercati europei 70 anni fa. Potrei tradurla in 2 parole: se vendi, produci dove vendi. E credo che questo sia quello che abbiamo sempre fatto, facendo fabbriche alla fine degli anni 40 in Germania, in Belgio. Molte delle nostre aziende in Europa hanno già compiuto più di 50 anni. È la stessa cosa che stiamo facendo, forse una modalità atipica per penetrare nuovi mercati, ma credo molto coerente con il modo di lavorare nel quale Ferrero crede. Oggi già ci sono 3.000 persone che lavorano per noi in queste imprese sociali, che sono quasi un 10% della nostra forza lavoro. Un'altra cosa molto, molto importante è il fatto di insegnare. La nostra materia prima più importante sono le nocciole e stiamo comprando aziende agricole, lo abbiamo fatto in Cile, in Georgia, con 2 vantaggi. Il primo è di diffondere la cultura della nocciola in territori che sono idonei a farlo e dove le persone che abitano quei posti non hanno ancora scoperto questo tipo di culture. Spesso sono territori addirittura incolti. Iniziare affittando loro la terra, insegnando le culture, in alcuni casi perfino regalando le piccole piantine e assicurando di comprare la produzione. Questo fa sì che si diffondano produzioni di nocciole che per noi hanno un altro grande vantaggio, quello di poter produrre nei 2 emisferi e quindi poter avere sempre una materia prima più fresca. Passo all'ultima cosa, che è Kinder più Sport. Noi siamo molto convinti che, al di là di tutto, il vero problema dell'obesità infantile vada combattuto attraverso uno stile di vita diverso. Quindi pensiamo che non sta tanto nel tipo di prodotto, ma nelle abitudini di vita. La ragione per cui oggi c'è un aumento di malattie vascolari piuttosto che di obesità infantile. Credo che, tant'è che se si visitano alcuni altri paesi si vede molto bene che pur essendo diffusi gli stessi prodotti, i bambini che hanno la possibilità di giocare tutto il giorno e che hanno un tipo di vita diverso
hanno delle caratteristiche molto diverse da quelle dei paesi più industrializzati. Quindi per promuovere uno stile di vita diverso, crediamo che sia importante affiancare le istituzioni e investire, ripeto, non direttamente, ma aiutando il CONI e le federazioni sportive a sviluppare progetti di allargamento dell'attività fisica e dell'educazione fisica. Credo che la cosa più importante sarebbe riuscire a riportare l'educazione fisica nelle scuole elementari. In cifre, questo progetto è diventato in pochi anni molto importante. Oggi investiamo 8,6 milioni di euro all'anno, che non hanno lo scopo di un ritorno di marketing immediato, perché Kinder più Sport non è un'attività promozionale, non può essere usato, esiste un decalogo per cui non può essere usato in attività promozionali, né in pubblicità, né in nessun altro modo. Viene tutto dirottato a investimenti che vengono fatti per allargare le attività sportive all'interno delle scuole, come vi dico, attraverso le federazioni e attraverso il CONI. Tocca 15 milioni di ragazzi, 2,2 dei quali fanno attività permanente nei 700 eventi che vengono organizzati ogni anno su 18 attività sportive ormai in 20 paesi. Nonostante Ferrero sia un'azienda che parla poco di sé e anche i manager di solito non partecipano spesso a convegni o ad interviste, che rimangono una cosa che non viene mai concessa, perché veniamo da una storia che è fatta così, insomma, crediamo che la cosa più importante sia dedicarci al fare. Può darsi che non sia il modo migliore, ma fa parte dello stile di famiglia, diciamo così. Siamo stati quasi stupiti quando nel 2009 ci hanno regalato un premio che ci ha fatto molto piacere, cioè l'azienda con la migliore reputazione, l'azienda che dà più fiducia. Poiché la fiducia è quella per la quale combattiamo tutti i giorni, cioè conquistare fiducia da parte dei consumatori e di tutto il nostro pubblico, credo che questo premio sia stato il più gradito che potevano attribuirci. Rimane il fatto che però, al di là dei premi che oggi ci riconoscono e, ripeto, ci fa molto piacere, ma ce n'è uno che sicuramente si tocca con mano vivendo in Ferrero, che è l'orgoglio che tutti i dipendenti Ferrero sentono, convinti di appartenere a una famiglia che fa di tutto per lavorare secondo regole giuste, secondo regole eque e sostanzialmente quindi per rendere il mondo, diciamo, più giusto, per non dire una parola così grossa come migliore, insomma, però certamente per fare bene il proprio dovere fino in fondo. Io in conclusione mi sentirei di dire che il successo di Ferrero dipende da una visione di azienda e da una visione dell'economia che mette l'economia al servizio delle persone anziché mettere le persone al servizio dell'economia. E questa è una visione che rimane una visione capitalistica, ma che però è in grado di fornire ancora oggi uno straordinario successo che dura, come vi dicevo, da molti anni. Perché questo possa continuare è certamente importante riuscire ad attrarre talenti e siamo stati felici di avere un altro riconoscimento, quello di essere stati considerati l'azienda dove tutti i giovani laureati vorrebbero lavorare, più ancora di Google, più ancora di Microsoft, e anche questa è una cosa che ci ha colpito. In fondo noi siamo stati per anni considerati un'azienda della old economy e quindi old economy non sembrava attirare le giovani e brillanti menti attirate invece dalla new economy. Eppure oggi sarà anche la crisi, ma tantissimi vorrebbero venire a lavorare con noi. E la cosa che a noi piacerebbe insegnare non è soltanto il fatto che il talento è molto importante, ma senza il coraggio non è sufficiente. E questa frase, che vuol dire che bisogna avere il coraggio di fare le cose giuste anche quando nessuno ti vede, è quello che secondo me esprime meglio lo spirito della nostra società. Vi ringrazio.